Ciao a tutti e benvenuti nel canale dell'Exact Pro. Mi chiamo Anna Maria e sono direttore di marketing dell'azienda. Nell'Exact Pro ci occupiamo dello sviluppo di software per il testing di software. We build software to test software. Vi invitiamo a visitare il nostro sito exactpro.com per saperne di più. Se siete qua per la prima volta, non dimenticate di iscrivervi cliccando il campanello per essere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Dunque, oggi parliamo del testing dei chatbot nell'ambito finanziario e del problema dei dati. Agenti virtuali, chiamati comunemente chatbot, trovano sempre più diffusione soprattutto nel settore bancario. Nell'arco degli ultimi anni tali servizi sono stati lanciati da diverse banche in tutto il mondo. A differenza del software finanziario tradizionale, i chatbot interagiscono con gli utenti tramite un dialogo in linguaggio naturale. Le informazioni ricevute dai chatbot durante tale interazione vengono elaborate in una certa maniera e trasformate nelle istruzioni sull'adempimento delle varie azioni con degli account dei clienti. Questo agente è basato sul modello che apprende dei dati multidimensionali, quali richieste degli utenti e informazioni personali che vengono elaborate dagli algoritmi dell'apprendimento automatico, il che alla fine favorisce il miglioramento della qualità delle risposte e del funzionamento generale del chatbot. L'utilità di questa tecnologia, soprattutto per quanto riguarda l'interazione con dei clienti, è fuori ogni dubbio. Comunque sia, nonostante tutti i vantaggi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è legato a diversi rischi. Nel 2019 la banca Tinkoff ha lanciato un agente virtuale di nome Oleg, basato sull'intelligenza artificiale e introdotto nelle applicazioni bancarie. Questo agente, pur essendo molto potente tecnologicamente, non era perfetto nel soddisfare esigenze dei clienti. Sappiamo di una situazione quando una cliente della banca si è rivolta ad Oleg con un problema di accesso al sistema con l'importa digitale. Invece il chatbot non è stato in grado di dare una risposta soddisfacente, limitandosi a dire dovrebbe tagliarsi le dita. Questa risposta dimostra una reazione molto originale, ma allo stesso tempo molto simile a quella umana. Il modello su cui è basato il chatbot aveva appreso con l'aiuto delle capacità del supercomputer Kolmogorov e durante l'apprendimento erano stati usati dati di testo aperti. Alla fine il modello ha appreso la comunicazione in generale, però essendo stato l'apprendimento dei dati non specifici per il settore finanziario, questo fatto ha comportato un errore di comunicazione nella conversazione con la cliente. L'interfaccia utente del chatbot potrebbe essere soggetta a un altro tipo di rischio comunicativo. Per essendoci la conversazione perfetta, l'agente virtuale bancario potrebbe avere difficoltà nel reagire ad alcuni messaggi dell'utente. A volte un cliente scrive una frase del tipo «Mio marito non c'è più, cosa devo fare con l'account?» La cosa ideale sarebbe quella che il chatbot inoltri la richiesta all'operatore perché serve l'intervento umano. Per evitare i rischi di questo genere occorre il testing multilaterale e multilivello, la cosa che di per sé rappresenta un compito difficile, in quanto richiede l'accesso al grossi volumi dei dati di testo che comprendono varie comunicazioni dialogiche fra il chatbot e dei clienti, sufficienti per l'apprendimento del modello. Inoltre, durante il testing del sistema di intelligenza artificiale, i collaudatori non hanno la decisione dettagliata del comportamento aspettato del sistema ed è proprio per questo che sia le richieste degli utenti sia le risposte dell'agente virtuale hanno un ruolo fondamentale per il processo della validazione e verificazione del chatbot. Nel settore finanziario questi problemi dei sistemi dell'intelligenza artificiale sono aggravati dai problemi di accesso ai dati. Spesso il chatbot apprende dai dati a cui la ditta che fornisce il servizio di testing non può accedere, vista la loro riservatezza.
Per esempio, una squadra di collaudatori potrebbe avere la necessità di testare il chatbot del servizio clienti bancario, che in base alle richieste dei clienti e della banca effettua delle operazioni con i loro conti apportando le modifiche nella database bancaria. Non avendo l'accesso alla storia dei dialoghi fra un utente e il chatbot, ai collaudatori risulta difficile creare il testing dataset da zero. I collaudatori riscontrano le difficoltà già all'inizio di testing, quando gli scenari base di comunicazione sono composti dalle frasi standard di input e di output, perché in fondo il collaudatore deve saper prevedere i modi in cui i clienti potrebbero formulare le loro risposte e domande. Ma la cosa ancora più difficile è riuscire a prevedere eventuali errori di battitura, omissioni e altri errori dalla parte degli utenti, giustamente non compiuti apposta, ma per disattenzione, ignoranza o scarso sforzo. Alla fine, quando viene modellato un dataset di possibili input degli utenti in vari scenari, il collaudatore deve comunque sia stabilire quali risposte del chatbot sono corrette e quali invece sbagliate, dal punto di vista del contesto di un determinato messaggio dell'utente e di un determinato scenario. Tutte queste difficoltà possono essere superate totalmente o in parte grazie all'approccio ibrido bilaterale elaborato da noi. Per prima cosa, il collaudatore mette insieme i log di interazioni presi dalle conversazioni fra il chatbot sottotest e il collaudatore manuale. Dopodiché viene stabilita la corrispondenza fra le frasi dei log e i vari compiti a seconda delle funzioni del chatbot. Questa categorizzazione permette al collaudatore di creare degli scenari tipo di testing per la valutazione multilaterale della performance del chatbot. La seconda tappa ha lo scopo di valutare per quando il chatbot sia sicuro e consiste nell'utilizzo dei dati raccolti per i test automatizzati con l'uso dei metodi di elaborazione del linguaggio naturale, NLP. Per esempio, il collaudatore può testare l'abilità dell'agente virtuale di elaborare l'input dell'utente, inviando variazioni ortografiche e sintattiche. Oppure si può valutare per quando il chatbot sia bravo a identificare le esigenze dell'utente, associarle al proprio set di scenari e rispondere in modo appropriato o compiere un'azione. L'approccio da noi consigliato è focalizzato sulle seguenti caratteristiche qualitative: la performance, la funzionalità e l'accessibilità. Questo approccio può essere ampliato usando insieme dati raccolti e dati supplementari provenienti dalle altre fonti. Un'altra variante dell'approccio è quando durante il testing le frasi associate precedentemente a vari scenari vengono inviate in input in modo alternato. Questo permette di controllare il corretto cambio del scenari dall'agente, nonché la sua bravura nel fare in tale caso le domande di chiarimento. Con l'evoluzione delle tecnologie di chatbot avranno lo sviluppo anche gli approcci al testing di questi agenti. Il testing automatizzato dei sistemi dialogici rimane un compito difficile, invece l'approccio da noi consigliato può aiutare a superare il problema principale che nasce nel testing dei sistemi AI, quello legato ad ottenimento e ampliamento del dataset di apprendimento soprattutto nell'ambito finanziario, così sensibile al problema di riservatezza dei dati e di sicurezza. Le future ricerche saranno focalizzate sull'esame delle caratteristiche del chatbot che favoriranno l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione generale degli utenti. La Exact Pro ha sviluppato una serie di soluzioni per il testing a scopo di effettuare la valutazione qualitativa dei chatbot del settore finanziario. Se volete testare il vostro chatbot, vi invitiamo a contattarci. Troverete i nostri contatti nella descrizione di sotto. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. Se il nostro approccio al testing lo trovate interessante, condividete questo video con amici e colleghi e metteteci un like. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.